Ciao ragazzi, sono Federico Barone e questo è A Spasso col Sol Barone. Seguitemi. Signore e signori, buongiorno, eccoci qua alla prima puntata della seconda stagione di A Spasso col Sol Barone. Ebbene sì, abbiamo cambiato la location, non è più Roma, ma dovete scoprire voi dove ci troviamo. Facciamo questo gioco. Vi do 3 indizi. Il primo, zona dei Castelli Romani. In questo paese è visibile una delle ville più belle di tutta la zona, Villa Aldobrandini. Il secondo indizio è che questo paese è stato punto di soggiorno e di passaggio di celebrità come Goethe, Stendhal, Mark Twain ed Émile Zola. L'ultimo indizio è che questo paese dà il nome a uno dei vini più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Dai, è facile. Ci siete arrivati? No? Ve lo dico io. Ci troviamo affrascati. Ebbene sì signori, ci troviamo affrascati, che è stato crocevia dei percorsi fatti da Goethe, Stendhal, Mark Twain, Émile Zola, non soltanto loro, ma anche da altre persone, personalità famose e non. Ma non è di loro che parleremo, perché l'argomento è ben altro. Loro hanno fatto il loro tour, e già da tour dovreste capire di che cosa andremo a parlare. Sì, il Grand Tour, fenomeno socioculturale che ha coinvolto migliaia e migliaia di figli, di eredi, di casate, di famiglie aristocratiche e dell'alta borghesia, per far sì che venendo in questi luoghi, come l'Italia, Roma, ma non soltanto Roma, pure in Grecia, non soltanto Atene, in quei luoghi e in questi luoghi potevano prendere, capire quello che era stato il loro passato dell'età classica, per poi costruire successivamente il loro futuro. Ebbene sì, Frascati è un luogo di passaggio di queste personalità, di queste eredi, rampolli, che poi tornavano a casa e emozionati se non felicissimi di aver percorso, di aver bevuto in tutti i sensi proprio, bevuto, di aver assaggiato queste particolarità del Grand Tour, poi successivamente riportandolo a casa, avrebbero costruito con quel passato, avrebbero costruito il loro futuro nel loro regno. E qui ci troviamo nel Belvedere di Frascati, lo stesso panorama che Wolfgang Goethe tra il 1786 e il 1788, periodo che gli storici hanno indicato come suo soggiorno a Roma. Lui da qui incominciava il suo personalissimo Grand Tour che lo portava a conoscere la zona, anzi le zone dei Castelli Romani. E qui sicuramente dal 1786 fino ad oggi ovviamente il panorama è cambiato, ha subito dei mutamenti, non soltanto architettonici, ma Frascati non è soltanto il Belvedere, ma è anche una villa, che è l'unica villa che si vede quando si è in procinto di entrarvi a Frascati, ed è la villa degli Aldobrandini. Una villa che purtroppo non abbiamo avuto ancora l'autorizzazione di entrarvi, quindi appena avrò l'occasione ovviamente sarete i primi che la potrete ammirare, non solamente i giardini ma anche i suoi interni, perché è ancora abitata, quindi bisogna avere delle autorizzazioni per entrare all'interno. Perché parlare di Villa Aldobrandini e non delle altre? Perché ha una storia molto particolare, basti pensare che è passata nelle mani di moltissime famiglie, tra cui gli Aldobrandini, poi i Pamphili, tra cui
una è Olimpia Aldobrandini, moglie del nobile Panfili, comunque era imparentata, poi cade tra le mani dei Farnese fino ad arrivare ai Borghese, e addirittura Francesco Borghese, appartenente quindi alla famiglia Borghese, invece di chiamarla Villa Borghese la chiama Villa Aldobrandini, perché lui si forgia del cognome degli Aldobrandini, quindi vuole continuare quel filone storico della famiglia Aldobrandini, invece di dare seguito a quella di appartenenza, quindi borghese. E cosa succede? Che prendendo possedimento non soltanto della villa ma di altri possedimenti, lui chiama Giacomo della Porta per la costruzione o per la ristrutturazione di quella che era una villa rustica, doveva essere una villa rustica. Giacomo della Porta non è soddisfatto e quindi chiede e ottiene dal nobile Aldobrandini la possibilità di poterla ricostruire, di farne quasi una fortezza, una villa mastodontica, grandissima, ed è quella che ci viene che vediamo oggi. Non è soltanto Giacomo della Porta, perché i lavori lui li comincia, però vengono ultimati da Carlo Maderno, da Giovanni Fontana, da non scambiare con Girolamo Fontana, che ha fatto la facciata della Basilica San Pietro, e dal Cavaliere d'Arpino, che a molti non risuona familiare, ma che è stato il maestro del Caravaggio. Ed ora ci troviamo di fronte a uno dei monumenti più significativi e più importanti della storia della città di Frascati. Perché ci troviamo a fianco al Monumento dei Caduti? Perché il Monumento dei Caduti va a ricordare l'8 settembre 1943, che è lo stesso giorno in cui Badoglio annunciava l'uscita di scena da parte dell'Italia dal secondo conflitto mondiale. Proprio quel giorno, alle ore 12, 130 Boeing e B-17 americani bombardavano con oltre 1300 bombe la città di Frascati, rischiando di sterminarla, di raderla al suolo. E solamente grazie all'aiuto dei frascatani e in parte con il contributo del conte Aldobrandini, che costruirà in parte la villa e il suo giardino, che la città di Frascati non rischierà più di scomparire dalle cartine geografiche. Proseguiamo quindi il nostro percorso a spasso col Sor Barone tra le viette di Frascati, viette caratteristiche che fanno parte ovviamente di tutta la rete stradale della piccola Frascati. Quindi continuiamo il nostro viaggio, venite con me che abbiamo ancora un po' di cose interessanti da vedere. A uno dei punti più importanti a livello storico, ma non solo, anche cristiano, cattolico, per quanto riguarda la storia di Frascati. Ci troviamo di fronte alla basilica, alla cattedrale di San Pietro, costruita intorno al 1700 su disegno di Ottaviano Nonni, detto il Mascherino, ma poi ultimata da Girolamo Fontana, che fece proprio lui la facciata della chiesa. Il materiale che venne utilizzato per la sua realizzazione fu la pietra sperone e il travertino. Ovviamente ci troviamo di fronte al punto più importante della storia frascatana. Frascati prende il nome da frasche, quindi antico luogo dove venivano veniva messa la legna. E non potevamo quindi nascondere, anzi non potevamo quindi omettere la basilica, la cattedrale in sé per sé, perché è il punto nevralgico della cristianità in questo paesino dei Castelli Romani, che fa parte, Frascati è uno dei 14 comuni che fanno parte dei Castelli Romani. E
dedicata ovviamente all'apostolo principale, un po' come se fosse il controaltare della Basilica di Roma, la Basilica di San Pietro a Roma. Aggiungere altro sarebbe quasi una stupidaggine, dovreste entrare qui dentro e capire anche nella sua semplicità la sua realizzazione. Dopo aver ultimato la facciata e l'interno, gli scalpellini trovarono anche il tempo di costruire la fontana che è nei pressi della chiesa. Al suo interno troviamo ovviamente l'altorilievo di Pompeo Ferrucci, troviamo il monumento funebre a Carlo Edoardo Stuart d'Inghilterra e troviamo anche la croce bronzea del Giubileo che si tenne nel 1750 e nel 1775 a Roma. Dopo essermi riposato un po', continuiamo il nostro viaggio per le vie Frascati. Seguitemi. E ora ci troviamo all'interno del Parco dell'Ombrellino, diviso in parte alberata e il Parco dei Giochi. Da qui è accessibile anche l'entrata alla biblioteca di Casa Pia e il parco, che ovviamente dall'entrata a questa biblioteca, il parco è accessibile facilmente dalla piazza della Porticella, che la Porticella stessa è stata appena ristrutturata. Niente ragazzi, nei momenti di relax io vengo qui, poi c'è un fantasticissimo amico che è venuto a farmi compagnia, forse l'ha ripresa dalla telecamera, chi lo sa, però ecco, quando voglio rilassarmi nei miei momenti di relax fuggo a Frascati perché Frascati è tranquilla, poi vengo qui alla villa e ti rilassa, trovi proprio la pace interiore, poi trovi ecco animali del genere che ti vengono a fare compagnia, animali fantastici e dove trovarli, ecco, tutto qui. Siamo verso la fine, però prima di lasciarvi vi chiedo gentilmente di fare queste cose: mettere mi piace sotto i miei video, commentarli, qualsiasi cosa vogliate, critiche, suggerimenti e via discorrendo, e poi infine, anche se la più importante, condividerli per permettermi di allargare il mio giro di visualizzazioni. Non mi resta altro da fare che augurarvi buona giornata dal Sorbarone e a presto. Ciao ragazzi!